Buongiorno e ufficialmente ben ritrovati su questo canale e in questa cucina, scusate per l'ambientazione poco marveliana. Manca pochissimo alla nuova serie sul nostro arciere preferito, quindi vediamo di fare un po' un ripasso di tutte le avventure di Clint nell'MCU, iniziare a conoscere i nuovi personaggi che verranno introdotti e fare un po' un punto sulla serie di quello che sappiamo e cosa possiamo aspettarci. Quindi, ecco tutto quello che dovete sapere su Hawkeye. Iniziamo subito! La nuova serie Disney Plus intitolata Hawkeye vede come protagonista Clint Barton, uno dei personaggi, purtroppo, meno amati dell'MCU, nonostante sia personalmente uno dei miei personaggi preferiti nei fumetti, quindi spero gli diano riscatto qui. Dai trailer vediamo che si sta recando a New York con i figli per vedere lo spettacolo musicale sul Capitano Rogers. Tra l'altro, lo sapevate che a quanto pare nel 1985 era stato davvero pensato un musical su Cap? Alla fine però non se n'è fatto nulla. Chissà che Broadway ora non sia più aperta all'idea. Ma dovrà mettere in pausa la sua ritrovata serenità e la sua ritrovata famiglia post-blip quando il suo passato da Ronin verrà a fare i conti con lui. Durante questi fatidici 6 giorni prima di Natale, periodo in cui è ambientata la serie, si ritroverà affiancato da Kate Bishop, che diventerà la sua nuova giovane pupilla, e da Lucky, anche detto Pizza Dog. Nel corso della serie sappiamo che faranno il proprio debutto nell'MCU Maria Lopez, a.k.a. Echo, ma anche i nemici di Occhio di Falco, come Swordsman e Clown. Inoltre è stata già confermata la presenza di Yelena Romanoff, sorella di Natasha nonché Black Widow. La serie sarà divisa in 6 episodi, iniziando con un doppio episodio il 24 novembre e concludendosi il 22 dicembre, proprio in tempo per Natale. Inoltre gli episodi avranno durata di circa 45-50 minuti, ma se teniamo conto degli almeno 10 minuti di credits arriviamo forse ad una buona mezz'ora. La serie prenderà forte ispirazione dalla serie fumettistica su Hawkeye uscita nel 2012 di Aja e Fraction, che se non avete mai letto vi consiglio di cuore, e possibilmente anche da quella del 2016 dedicata a Kate, e forse anche sulla serie dei Young Avengers. Inoltre verrà rappresentata per la prima volta la disabilità di Clint, che in diverse occasioni nei fumetti perse l'udito. Infatti nei fumetti Clint divenne sordo prima da bambino a causa delle continue violenze del padre, tornò poi a risentirci e riperse l'udito a causa di una ferita da combattimento e infine lo riperse nella saga del 2012 a causa di Clown, ma venne poi ristabilito grazie a un apparecchio creato da Tony. È possibile che nella serie l'apparecchio uditivo sia stato invece creato da Bruce Banner, per dirne una. È quindi possibile che avremo per la seconda volta nell'MCU, dopo magari di Eternals, la rappresentazione di ben 2 personaggi, con tanto Clint e Echo, sordo-muti e del linguaggio dei segni, il che è fantastico. Sapevate infatti che dopo l'uscita di Eternals, visto il successo del personaggio di Makkari, sono aumentate esponenzialmente le ricerche su come imparare il linguaggio dei segni? Viva l'inclusività! Ma facciamo un breve ripasso delle avventure di Clint nell'MCU e chi sono i nuovi personaggi che vedremo. Clint Barton, a.k.a. Occhio di Falco o Hawkeye, è stato introdotto in ruolo più simile ad un cameo che altro nel primo Thor come agente dello SHIELD incaricato di sorvegliare Thor mentre cerca invano di sollevare Mjolnir. Da subito capiamo la sua formidabile capacità di vista aguzza appunto da falco e di abilità nel tiro con l'arco, che dai fumetti sappiamo derivare dal suo passato nel circo. Infatti, dopo aver subito le violenze del padre abusivo e dopo la morte di entrambi i genitori, lui e il fraterno Barney vengono scaraventati di casa adottiva in casa adottiva finché non fuggono, ritrovandosi a girovagare col circo ambulante, dove vengono presi in custodia e allenati dai criminali come Swordsman e Trickshot. In età adulta in realtà venne introdotto brevemente come cattivo di Iron Man nel 1964, ma ben presto divenne a tutti gli effetti un Avengers, formando addirittura la sua squadra di West Coast Avengers, che ha vantato membri come Visione, Scarlet Witch, Hank Pym, US Agent, Iron Man, ma negli anni anche War Machine, Spider-Woman, Moon Knight, Torcia Umana e sua moglie fumettistica Bobby Morse, ossia Mockingbird o Mimo, e capitanando anche il gruppo Thunderbolts. Ah, e non dimentichiamoci che nei fumetti degli anni 80 aveva anche un, per così dire, autovolante. Se dovesse comparire nella serie non so se mi metterei a ridere o stringerei la mano a chi ha fatto questa scelta. Rivediamo il Clint cinematografico nel primo capitolo sui Vendicatori, anche se fin dall'inizio del film viene reso soggetto al controllo mentale di Loki e ci rimane per buona parte. Riuscito a tornare in sé grazie a Natasha, con cui scopriamo un forte legame per via del passato tormentato di Nat e della scelta di Clint di risparmiarla, nonostante gli ordini imposti, si prepara alla battaglia di New York. Durante la battaglia riesce a dare breve sfoggio delle sue abilità da arciere, riuscendo persino a far precipitare Loki dal suo velivolo, e posando in alcune scene di gruppo che sono decisamente rimaste nella storia dell'MCU, ma anche sfoggiando degli occhiali alquanto discutibili. Lo rivediamo in Avengers Age of Ultron, stavolta fin dall'inizio in piena azione con gli altri eroi intenti ad attaccare una base Hydra
capitanata dal barone Strucker, il quale sta svolgendo esperimenti su Wanda e Pietro Maximoff, i futuri Scarlet Witch e Quicksilver. Lo rivediamo durante la scena di festa, quando Clint prende in giro l'incantesimo posto sul martello di Thor e prova invano a sollevarlo. Dopo l'attacco di Ultron lo ritroviamo a affrontare Wanda, la quale sta sottoponendo tutti gli eroi al suo controllo mentale, facendo vedere loro degli incubi. Clint però assolutamente riesce a mettere KO a Wanda, dicendole chiaramente che il controllo mentale gli è bastato la prima volta con Loki. I've done the whole mind control thing. Not a fan. Gli Avengers trovano poi rifugio nella fattoria di Clint, dove gli altri membri scoprono che ha una famiglia e dei figli, che tra l'altro ritroveremo anche nella serie. Finalmente qui scopriamo qualcosa di più su questo personaggio e sulla sua sfera privata, mettendoci in chiaro che voglia proteggere la propria famiglia, ed è per questo che nessuno, se non Natasha, sapeva della loro esistenza. Questo ci farà anche capire le sue azioni a seguito di Civil War, ma soprattutto in Endgame. Risulta anche alquanto cruciale qui il suo rapporto con i Maximoff, specialmente Wanda, che, dopo essersi schierata dalla parte degli eroi, riceve un discorso di incoraggiamento proprio da Clint, e vedremo il continuo del loro rapporto protettivo e un po' di mentore-allieva anche in Civil War e Endgame. Comincia quindi il combattimento contro Ultron e le sue sentinelle robot, finché Pietro non si sacrifica per salvare Clint. Dopo aver sconfitto Ultron, Barton decide però di ritirarsi a vita privata. Lo ritroviamo invece in Capitan America Civil War, schierato dalla parte del buon capitano, dove prima rimane immischiato in una lite quasi coniugale tra Wanda e Visione, e poi si immerge in alcune scene di combattimento sia corpo a corpo con Natasha che con arco e frecce contro T'Challa e il loro iconico scambio di battute. A seguito dello scontro il team di Cap si ritrova richiuso nel raft e solo a fine film viene liberato da Steve. Non compare in Infinity War e secondo molti è questa la ragione per la quale gli eroi hanno perso quella battaglia contro Thanos. Vedete? Ma ci viene fatto capire che si è ritirato in casa con la famiglia dove sconta gli arresti domiciliari. Ricompare invece in Endgame, tra l'altro fungendo proprio da primo personaggio che vediamo subire lo schiocco di Thanos. Infatti, mentre addestra la figlia al tiro con l'arco, questa, gli altri suoi figli e sua moglie scompaiono. Sconvolto dalla perdita della sua famiglia, Clint prende l'alias di Ronin, uno spietato assassino che uccide criminali con tanto di capigliatura alla moicana e braccio super tatuato. Viene però raggiunto da Natasha, che lo avvisa del piano per riportare tutto come era prima, lasciando a Clint l'iconica frase Don't give me hope. Rivediamo i due nella triste scena su Vormir, dove entrambi sono pronti a sacrificarsi, ma alla fine la vedova a compiere il gesto, lasciando Clint in lacrime e con la gemma dell'anima. Venuti a conoscenza della morte di Nat, gli eroi reagiscono tutti a modo diverso, simboleggiando le varie fasi del dolore. Durante il nuovo scontro con Thanos, Clint fa un ottimo lavoro nel tenere il guanto con le gemme lontane dal titano, e si destreggia anche nel campo di battaglia. Terminata la guerra, Clint e il resto degli eroi si uniscono per il funerale di Tony, a seguito del quale lo vediamo scambiare parole di conforto con Wanda, ricordando Natasha e Visione. Infine, nonostante non compaia nel film, viene menzionato dalla contessa Val in Black Widow, quando questa indica Clint come bersaglio di Yelena, dichiarandolo responsabile della morte di sua sorella Natasha. Dunque, seppure sia uno dei 6 Avengers principali, Clint compare solamente in 4 film, se non contiamo il cameo di Thor, e infatti totalizza uno screen time di poco più di un'ora. Persino Rodney compare per più tempo. Quindi spero veramente che con questa serie avremo un po' una redenzione di questo personaggio. Ma vediamo ora i nuovi personaggi della serie. Kate Bishop compare per la prima volta in Young Avengers, altra saga fumettistica che vi consiglio per una lettura non troppo impegnata ma molto di intrattenimento. Kate è la figlia più piccola di una delle famiglie più ricche degli Stati Uniti, risultando a tratti molto viziata e snob, ma si rivela essere anche molto sensibile e dotata di grande agilità e abilità con l'arco, riuscendo a salvare il nuovo gruppo di eroi, conquistandosi un posto nella loro squadra e ottenendo l'arco di Occhio di Falco, ritenuto morto, e prendendo ufficialmente il suo nome. A seguito del suo coinvolgimento in Civil War e Secret Invasion, la rivediamo affiancare Clint nell'albo appunto del 2012, dove risultano un duo ben assortito nonostante i vari battibecchi. Nel trailer rivediamo tra l'altro la prima scena del terzo albo, ma al contrario. Nel fumetto è Clint che tira diversi tipi di frecce con funzioni specifiche, mentre nel trailer è Kate che rimane stupita dalla varietà di frecce che possiede Clint. In questa serie fumettistica però Kate si procura quella che sarà la sua arcinemica, Madame Mask, fortemente affiliata all'Hydra e ad altri criminali come Kingpin, che compare appunto in questi albi. Chissà quindi che possano comparire anche questi due personaggi nel corso della serie. D'altronde, di un possibile coinvolgimento di Vincent D'Onofrio, attore che ha interpretato Kingpin nella serie Netflix di Daredevil, si parlava già da tempo e sarebbe un ottimo primo modo di collegare ufficialmente la serie Netflix all'MCU. Tra l'altro nei fumetti si viene a scoprire anche che la madre, creduta morta quando Kate era bambina, in realtà non lo è e anzi collabora proprio con Madame Mask. Visto che nella serie la madre, Eleanor, compare, interpretata da Vera Farmiga, è possibile che interpreterà una parte non propriamente buona, magari addirittura Madame Mask stessa, ignara dell'alter ego della figlia.
Nel trailer della serie sembrerebbe che Kate abbia assunto l'identità di Ronin, lasciata da Clint dopo Endgame, e che sia nei guai a causa di ciò, ma in realtà è più probabile che la vera nuova incarnazione di Ronin sia Echo, che nei fumetti è infatti la prima versione del personaggio, ben prima che Clint prendesse questo titolo. Ma prima di passare a Echo, parliamo di... Lucky, anche detto Pizza Dog, è il cane di Clint e Kate e compare per la prima volta negli albi appunto del 2012. Originariamente chiamato Arrow, ha come primo proprietario Ivan Banionis, capo della cosiddetta Tracksuit Mafia, gruppo gangster con un vocabolario limitato e una predilizione alla parola bro, ripetuta fino allo sfinimento, cosa che viene accennata nel trailer quando compare un camioncino con la scritta Trust a Bro. Clint si imbatte in lui e gli offre un pezzo di pizza, che diverrà la sua dieta principale praticamente, e mentre Clint viene aggredito dal gruppo criminale, Lucky lo difende attaccando uno dei membri della banda, che gli si ritorce contro scaraventandolo nel traffico di New York. Clint però riesce a salvarlo, nonostante malconcio e con un occhio mancante, e lo adotta, cambiandogli però il nome da Arrow a Lucky, ossia Fortunato. Nel corso della serie a fumetti gli viene anche dedicato un intero albo, cosa che trovai assolutamente geniale. Nel corso degli avvenimenti, Lucky si trasferisce con Kate a Los Angeles, dove tra l'altro inizia una carriera da investigatrice privata, diventando quindi più il suo cane che quello di Clint. Tra l'altro Lucky è ispirato al cane dell'autore Matt Fraction, morto poco prima che iniziasse a scrivere questa serie. E in un certo senso mi ci rivedo, visto che anch'io ho perso la mia piccola poco fa. Quindi spero che la Marvel non ficcherà qualche scena emotiva con Lucky, perché potrebbe non finire molto bene per me e per loro. Maya Lopez, a.k.a. Echo, nei fumetti è la figlia adottiva di Kingpin, dopo che questo uccise suo padre. È nativa americana ed è sorda, quindi potremo aspettarci anche qui una rappresentazione del linguaggio dei segni, nonché di multietnicità. Nei fumetti viene mandata da Fisk a combattere Daredevil, dandogli prima molto filo da torcere, ma finendo poi per innamorarsene. Successivamente prese il nome di Ronin, ufficialmente la prima ad usare tale alias, e venne anche scelta dalla Forza Fenice come corpo ospitante dopo Jean Grey. In modo simile a Taskmaster, Echo riesce a mimare, o se vogliamo fare eco, dei movimenti altrui grazie solo all'osservazione. La sua mancanza di udito però non le permette di agire in caso di buio o di comunicare in caso di persone mascherate o che si trovano dietro di lei, cosa che potrebbe risultare uno svantaggio che vedremo anche nella serie. In questa infatti potrebbe in realtà essere lei ad aver preso il ruolo di Ronin dopo Clint, creando così molti nemici che cercano però ancora vendetta su Clint, ignari del cambio di persona. Inoltre, vista la sua forte affiliazione con Kingpin, questo potrebbe essere un ulteriore segno del fatto che vedremo il personaggio nella serie. Quello che mi aspetterei dal suo personaggio è un arco simile a quello di US Agent di Falcon in Winter Soldier o di appunto Taskmaster in Black Widow. Iniziano come antieroi o addirittura cattivi per poi rendersi conto della situazione, spesso di essere stati sfruttati come pedine e cambiare rotta. In ogni caso sono curiosa di vederla sul piccolo schermo e scoprire man mano di più su di lei, soprattutto visto che è stata confermata in produzione una serie spin-off su di lei. Chissà che in quella non possa far visita anche lo stesso Matt Murdock. Swordsman, anche detto in italiano spadaccino, farà la sua prima apparizione in questa serie. Il personaggio comparve per la prima volta nel lontano 1965 e da allora molti assunsero questo alias, ma sicuramente il più famoso e quello che rivedremo nella serie è Jacques Duquesne. Nonostante io sia mezza belga e parli francese, devo essere sincera, non sono sicura di come si pronunci il suo cognome. Visse gran parte della sua vita come abilissimo spadaccino di un circo e prese come suo pupillo un giovane Clint e il fratello Barney, scappati dopo la morte dei loro genitori. Dopo anni di addestramento con le spade con spadaccino e con il tiro con l'arco con trickshot, Clint scoprì Jacques intento a rubare dal direttore del circo. Fece per consegnarla alla legge ma venne violentemente picchiato da Jacques e salvato da trickshot. Jacques poi fuggì dal circo e divenne un supercriminale spadaccino. Tra l'altro, fun fact, nei fumetti finisce per sposare Mantis in una strana sequenza di azioni che coinvolgono alieni, una cosiddetta Madonna Celeste e Messia. Ho detto tutto. Infine abbiamo The Clown, comparso solo unicamente nella serie già citata nel 2012, come cattivo alquanto spietato, colpevole di omicidi ed aver reso temporaneamente sordo Clint, perforandogli i timpani con le sue stesse frecce. Perse anch'egli la famiglia a causa di un incendio al circo che possedevano. Vediamo un pattern sul tema del circo per caso? A seguito del quale divenne un mercenario ingaggiato da molti, tra cui Kingpin e la Tracksuit Mafia, precedentemente citata, che voleva far fuori Clint che si era impicciato nei loro affari. Alla fine però Clint ha la meglio e Clown viene consegnato alla polizia. Seppure non di molte parole, nel fumetto trasuda di un non so che cosa molto sinistro. Sarà forse per via del trucco e per il fatto che odio i clown, quindi sono molto curiosa di vedere la sua trasposizione sullo schermo. Quello che spero più di tutto vedremo è un po' del passato tormentato di Clint con il padre e successivamente nel circo. Spero infatti che la serie sia sì un trampolino di lancio per chi prenderà il posto di Clint, ossia Kate, ma che rimedi agli errori fatti con il film su Black Widow e dia effettivamente spazio al personaggio da cui l'opera prende il nome.
Infatti quello che mi aveva fatto storcere il naso di Black Widow era proprio che sembrasse un film filler creato appositamente per rispondere alla domanda dove è stata Nat tra Civil War e Infinity War, invece che mostrare qualcosa di approfondito sul suo passato e le sue origini. Hanno invece fatto esattamente ciò per sua sorella Yelena. Black Widow è quindi diventato contemporaneamente un filler film e una origin story per la nuova vedova che prenderà il posto di Nat. Ecco, spero che questo si eviterà con Hawkeye, anche perché appunto non è mai trapelato granché su di lui dai film e sarebbe un peccato sprecare questa opportunità. Nonostante nei fumetti Clint sia spesso scorbutico e litigioso, nella saga alla quale si ispira la serie è in realtà autoironico e relazionabile. Un semplice cittadino americano che cerca di vivere dei momenti di tranquillità fuori dal casino degli Avengers, ma che puntualmente finisce lui stesso in qualche pasticcio, uscendone spesso mal ridotto e aiutato da Kate. Quindi una serie in generale alquanto divertente e leggera, con battibecchi e sguardi esasperati da parte di Clint e Kate nei confronti l'uno dell'altro, un tocco di tenerezza data da Lucky, ma anche tanta azione data dai vari boss criminali e frecce potenziate, e sicuramente tante ambientazioni natalizie, giusto per metterci tutti nel mood invernale. Alcuni camei che potrei aspettarmi sono sicuramente Kingpin, e ci spero molto ma cerco di non fissarmici, sappiamo tutti com'è andata con WandaVision. Sarebbe interessante se comparisse anche Barney, il fratello di Clint, con il quale nei fumetti ha sempre avuto un rapporto complicato, ma che nella saga alla quale la serie si ispira aiuta Clint nelle sue battaglie e si riconciliano. Madame Mask è un altro personaggio che mi aspetterei, magari appunto interpretato dalla madre di Kate nella serie. Altro cattivo che potrebbe aggiungere è Maynard Thibault, tra l'altro già comparso nella seconda stagione di Jessica Jones, ossia un ipnotista che, indovinate un po', ebbe un passato nel circo ed è equipaggiato da un cappello che controlla la mente delle persone. Non me lo aspetto, ma sarebbe una bella sorpresa vedere Bobby Morse, a.k.a. Mockingbird o Mimo, l'ex moglie di Clint nonché personaggio che comparse nella serie Agent of S.H.I.E.L.D. O, però con molta meno probabilità secondo me, Jessica Drew, ossia Spider-Woman, anch'essa interesse amoroso di Clint nei fumetti. Infine mi aspetto sicuramente diversi rimandi a frasi tipiche del fumetto di origine, come persone che si riferiscono a Clint come Hawk Guy invece che Hawkeye, Clint che ripete "This is bad" ogni volta che si imbatte in situazioni di pericolo, la gang mafiosa che riesce ad esprimersi solo a serie di bro, e infine, anche se dubito fortemente che accadrà, gente che lo scambia per Iron Fist. Infine c'è un dettaglio banale ma che in realtà potrebbe essere molto importante. La serie si concluderà il 22 dicembre, quindi giusto in tempo per Natale, per mantenere la sospensione dell'incredibilità stabilita della serie, ma in questo modo vedrà il terzo Spider-Man inframmezzare il quinto e il sesto episodio. Da grande fan di Agent of S.H.I.E.L.D., che fino a qualche stagione fa si ricollegava egregiamente all'MCU mostrando le conseguenze dell'azione del film nei vari episodi, mi viene da pensare se non accadrà qualcosa del genere anche qui. Il modo migliore per farlo sarebbe se Kingpin comparisse qui e Matt in Spider-Man, ma potrebbe anche darsi che, aprendosi il multiverso nel terzo capitolo dell'Uomo Ragno, si vedranno delle conseguenze di ciò già nell'ultimo episodio di Hawkeye, magari anche solo tramite una scena post-credit che potrebbe collegare Kate agli altri Young Avengers, come quelli già visti, quindi Billy e Tommy Maximoff, Kid Loki e Elijah Bradley, o di nuovi come America Chavez che comparirà nel secondo Doctor Strange. Ed ecco tutto quello che dovete sapere su Hawkeye, la nuova serie in uscita tra pochissimi giorni. Non so voi, ma io sono veramente super curiosa e non vedo l'ora di vedere le nuove avventure di Clint e scoprire di più su questi nuovi personaggi. E voi cosa ne pensate? Siete emozionati per questa serie? Che cosa vi aspettate? Scrivetemi tutto sotto nei commenti e ci tengo a prendermi questa piccola parentesi per ringraziarvi davvero di cuore per tutti i bellissimi messaggi che mi avete lasciato sotto l'ultimo video. Davvero non mi sarei mai aspettata tutto questo supporto e affetto, quindi veramente grazie dal profondo del mio cuore per tutto quello che mi avete scritto. Ho letto tutti i messaggi dal primo all'ultimo, ogni singola riga, quindi grazie davvero. Coraggio e vediamo di andare avanti in questa avventura tutti insieme. Quindi vi do appuntamento qui per i primi 2 episodi di Hawkeye. Ci vediamo presto!